La chiamavano l'astronave verde ed era stata costruita per l'occasione nel carcere del Lucciardone a Palermo. Una grande aula bunker che avrebbe visto andare in scena il maxi processo, istruito da Falcone e Borsellino a Cosa Nostra, tra il 1986 e il 1987. Alla sbarra, per la prima volta, oltre 400 mafiosi, chiamati a rispondere di decine di reati. Si decise di costruirla in via Enrico Albanese, all'interno del complesso del carcere Lucciardone, per permettere uno spostamento agevole dei detenuti. L'aula fu provvista di sofisticati sistemi di sicurezza, porte blindate e vetri antiproiettili, per evitare attentati e fughe, mentre il soffitto fu costruito in modo che potesse resistere ad attacchi aerei. Il costo fu di quasi 36 miliardi di lire. Gli operai che lavorarono furono circa 120. La costruzione fu terminata in appena 6 mesi. All'interno dell'aula il colore predominante è il verde, per questo fu soprannominata Aula Verde, o anche, per via della grandezza e della struttura ottagonale, Astronave Verde. Le gabbie riservate ai detenuti sono 30, di cui le ultime 3 al maxi processo furono riservate ai pentiti. Sopra le gabbie ci sono 3 tribune, da 150 posti ciascuna. Quella centrale è riservata ai giornalisti, mentre le altre laterali sono destinate al pubblico. Di fronte alle gabbie, sul lato opposto dell'aula, prende posto la corte. Presidente, giudice al latere e giudici popolari. Dietro alla corte è appeso sul muro un crocifisso di fabbricazione spagnola. Tra le gabbie e la corte sono posizionate 2 file di tavoli per i difensori al centro, mentre la fascia a destra e a sinistra sono riservate ad altri imputati. Al maxi processo, a destra, sedevano i 35 agli arresti domiciliari e a sinistra i 112 a piede libero. Durò dal 10 febbraio 1986, giorno di inizio del processo di primo grado, al 16 dicembre del 1987, anche se il 30 gennaio del 1992 è stato il giorno della sentenza finale della Corte di Cassazione. 349 udienze, 1314 interrogatori, 12 giorni per le 2 requisitorie dei pubblici ministeri, 635 arringhe difensive di oltre 200 avvocati, 35 giorni di camera di consiglio, 475 imputati, 19 ergastoli inflitti, 327 condanne, 114 assoluzioni, 2665 anni di carcere e 8 mesi per la stesura delle motivazioni. Il 16 dicembre 1987, alle 18:07, conclusasi la Camera di Consiglio, il presidente Alfonso Giordano iniziò la lettura delle 54 pagine della sentenza, terminando alle ore 19:35. Il giorno 11 di novembre del 1987 fu la data d'inizio della Camera di Consiglio del maxi processo contro Cosa Nostra. Poche persone avevano creduto che il mostro giuridico, come il maxi, veniva appellato dagli avvocati difensori del Gotha mafioso e da molti garantisti per interesse, potesse arrivare a quel traguardo, che non era ancora quello finale, ma rappresentava certamente un successo inaspettato. Aleggiava una certa soddisfazione in quell'aula bunker, ma insieme si avvertiva il peso di una paura che per tutta la durata del processo non era mai stata assente. Perché più si avvicinava alla sentenza e più si temeva che Cosa Nostra avrebbe tentato di intervenire alla sua maniera, cioè con un colpo di violenza inaudita. La corte d'assise da quel momento è rimasta chiusa dentro il bunker, sottratta alla vista dei mafiosi che fuori dall'aula rimuginavano su come impedire che Umaxi arrivasse a sentenza. La più temuta delle sentenze, perché avrebbe sancito definitivamente la supremazia dello Stato sulla prepotente illegalità di Cosa Nostra. L'attesa di quella sentenza era indescrivibile, lo Stato si stava giocando la faccia.
Più esposto di tutti il capo dei capi, Salvatore Riina, che aveva garantito presso il suo popolo la certezza che il processo si sarebbe sciolto come neve al sole, senza provocare conseguenze. I giudici, chiusi come in carcere, senza nessun contatto con l'esterno, senza la possibilità di telefonare, di leggere i giornali o guardare la TV. Questo per garantire l'imparzialità verso gli imputati e per preservarli dal condizionamento psicologico che sarebbe potuto giungere dall'esterno, minacce e pressioni comprese. Era costata una fatica enorme mettere in piedi il maxi processo di Palermo, fatiche e risorse economiche fuori dal comune, come dimostrato il corso dell'aula bunker. Molti magistrati declinarono l'invito a far parte di quella corte, chi aveva impegni, chi stava male, chi si apprestava ad andare in pensione. Non sapremo mai cosa avvenne dentro quelle 4 mura dove dibatterono 2 magistrati di toccati diversi per carattere e formazioni, ma entrambi sostenuti da un incrollabile senso del dovere e se cittadini gravati dal compito di giudicare non solo imputato, come accade nella maggior parte dei processi di corte d'assise, ma un'intera organizzazione criminale che ha ottenuto sotto scacco per decenni un popolo e portato la violenza sistematica anche fuori dalla Sicilia, in territori che sembravano immuni dal contagio mafioso. I segreti della Camera di Consiglio non possono essere divulgati e sono protetti da un inviolabile giuramento di segretezza. È durata 35 giorni, ripassando le 349 utenze, 1314 interrogatori e 635 arringhe. Hanno rivisto i volti di 460 imputati e ad ognuno è stata assegnata una pena. Il 36esimo giorno, 16 dicembre 1987, il presidente Giordano diede lettura della sentenza che concludeva il maxi processo di primo grado. Lesse 346 condanne, 19 ergastoli e pene detentive per un totale di 2665 anni di carcere. La sentenza fu considerata un duro colpo a Cosa Nostra e ricevette commenti favorevoli da tutto il mondo. Quello del maxi processo fu un percorso lungo e tortuoso, ma fu un evento storico. Con quella sentenza si era dimostrato l'esistenza di Cosa Nostra, traguardo di una lotta contro la mafia che continua ancora oggi. Grazie di aver seguito il video fino alla fine. Se ti è piaciuto lascia un bel like e iscriviti al mio canale, è gratis e mi aiuti a far crescere il canale. Spero di rivederti presto.